Ciao amici del bosco, buon anno! In questo video vi voglio raccontare 5 cose che dovete assolutamente fare nel vostro orto a gennaio. Prima cosa, dovete assolutamente proteggere gli ortaggi dal freddo. Se ancora c'è qualcosa da raccogliere, non è proprio il caso di farselo danneggiare dal gelo. Quindi, se non l'avete ancora fatto, potete provvedere con dei tunnel. Naturalmente tutto dipende dal vostro clima. Se però pensate che tra gennaio e febbraio possano arrivare le vere gelate, ecco, non perdiamo l'occasione per difenderci. Si possono preparare dei tunnel anche con materiali artigianali. Per esempio, vi consiglio di utilizzare dei tubi di plastica flessibili con i quali appunto creare il vostro tunnel. Per la copertura avete diverse possibilità. Si può utilizzare della plastica trasparente, si può utilizzare del tessuto non tessuto, che è un materiale che funziona bene per difenderci dal freddo, ma che ha una scarsa durata nel tempo ed è anche difficile da smaltire. Quindi quando è possibile scegliamo dei materiali che invece possiamo utilizzare per più anni consecutivi. E una possibilità alternativa è quella di utilizzare dei teli antigrandine di una certa grammatura che ci difendono anche dal freddo. Quindi lo stesso materiale lo potremo utilizzare in estate contro insetti, grandine o anche l'eccesso di caldo. In inverno funzionerà invece per tenere le temperature dei nostri ortaggi quell'1, 2, 3 gradi più alti delle temperature esterne, e questo può già fare la differenza. Come rimedio contro il freddo non dimentichiamo la pacciamatura, fondamentale perché protegge la parte interrata delle piante, quella più delicata, le radici. Nel caso dei finocchi poi, dove sottoterra abbiamo proprio la parte che andiamo a mangiare, è importantissimo difendere i globi. Come facciamo la pacciamatura? I materiali sono tanti e vari, comunque fieno e foglie per esempio in questa stagione possono veramente essere degli alleati preziosi. Vedi, qui le foglie si sono danneggiate, no? La gelata non gli ha fatto bene, però se andiamo a spostare il fieno che c'è sotto, le foglie che avevo messo, vedi, arriviamo alla parte sotterranea, quella che andiamo a mangiare del finocchio, ed è intatta, perfetta, quindi ricopriamo tutto. Seconda cosa importante, difendete dal gelo tutti i rubinetti e i contenitori dell'acqua. Come sapete, l'acqua gelata si espande e può veramente spaccare tutto. Nel mio caso la cisterna viene proprio svuotata in inverno e vedete, non ci sono più neppure i rubinetti che di solito utilizzo per tutto il sistema di irrigazione. Sono stati messi al sicuro. Se non potete smontare il rubinetto, potete per esempio chiuderlo bene, coprirlo con un materiale che lo mantenga comunque al caldo, ma comunque se non c'è acqua dentro non dovrebbero esserci danni. Questa è la mia cisterna, in questo periodo dell'anno la tengo proprio vuota perché questa viene riempita con l'acqua del pozzo, quindi periodicamente all'occorrenza, ma se avete per esempio un raccoglitore d'acqua e non potete di certo svuotarlo, questo è il momento in cui fate raccolta, fate attenzione a questo particolare, insomma non lo fate riempire del tutto perché il ghiaccio poi espandendosi potrebbe creare dei danni. Vedi, in questo periodo dell'anno il rubinetto è completamente inattivo, non c'è una goccia d'acqua. Terzo consiglio, mettete al riparo tutto quello che volete, soprattutto i materiali plastici, perché con il freddo cambiano proprio la loro struttura e diventeranno subito molto più fragili e si romperanno presto, quindi mettete a riparo tutto quello che potete. Qua dentro c'è un caos pazzesco in questo momento, perché nel mio capanno sono stati messi a riparo soprattutto tutti i tubi di irrigazione. Al riparo mettete anche tutti i secchi di plastica, gli altri contenitori, magari anche i vasi, quello che potete. Non fatelo gelare. Quarto lavoro da fare nell'orto a gennaio, e questo è importantissimo perché stiamo parlando delle semine. Bene sì, a gennaio si ricominciano le semine. Cosa possiamo mettere a dimora in questo periodo, soprattutto se il terreno è in condizioni discrete? L'aglio naturalmente. Se non l'avete fatto in autunno, ma anche se volete un doppio raccolto, gennaio è il mese dell'aglio. Non solo, si possono mettere anche i bulbi dello scalogno e i bulbilli delle cipolle. Come sapete, le cipolle si possono seminare, si possono trapiantare, ma volendo si può utilizzare anche la tecnica appunto della semina attraverso i bulbi. Verso la fine del mese si possono mettere a dimora
dimora anche fave e piselli. Anche in questo caso possiamo aver seminato in autunno, ma possiamo pensare ad un secondo raccolto, e poi indipendentemente dalle condizioni climatiche questo può essere il momento giusto. Quindi verso la fine del mese fave e piselli. E non finisce qui, perché ci sono anche i ravanelli. Anche per i ravanelli questo può essere già il momento delle semine. I ravanelli crescono molto rapidamente, durante la primavera possiamo fare diversi raccolti. Se cominciamo a fine gennaio a mettere i primi semi, avremo presto, verso marzo, già la soddisfazione probabilmente di un primo raccolto. Qui ci sono i piselli che ho seminato in autunno, come vedete stanno abbastanza bene, ma adesso ne andrò a mettere altri perché voglio appunto vedere come si comportano quelli seminati a gennaio. Qua c'è il bellissimo corbezzolo, ne approfitto per farvelo ammirare. C'è anche un articolo del Bambo, se volete andate a leggerlo, tante info su questa meravigliosa pianta. E siccome l'orto non deve essere solo buono da mangiare, ma è meglio se è anche bello da vedere, adesso vado a mettere a terra anche dei bulbi di anemone, un fiore particolarissimo, fa parte della famiglia delle ranuncolacee, è molto colorato, e adesso mi vado a creare uno spazio adatto, mezz'ombra, con un terreno ricco. Infatti andrò ad aggiungere anche il mio compost per avere anche una bella fioritura. Io ho scelto questo spazio qua vicino al boschetto, sul margine del boschetto, in modo che in estate abbiano un po' di protezione dalla luce. È una pianta che ha bisogno di una certa umidità e anche appunto di non avere un eccesso di calore, quindi vado a smuovere un po' la terra qua, ad aggiungere il mio compost e a mettere a dimora i bulbi. Vabbè, ho smosso un po' la terra, mi viene sempre il patema d'animo quando vado a smuovere la terra così. Qui sotto c'è una vitalità che ho disturbato. Comunque adesso aggiungo il terriccio, integro il terriccio nella mia terra e poi vado a mettere i bulbi, che vanno a circa 7-8 cm di profondità. Poi la fioritura dovrebbe arrivare a primavera. Tra l'altro gli anemoni sono fiori che arrivano abbastanza presto in primavera. Una seconda fioritura la possono fare in autunno, un altro periodo adatto. Non amano le stagioni più calde o più fredde, naturalmente. Questi sono i bulbi, guarda, non è che sono bellissimi da vedere, ma dentro di loro c'è la forza della vita, diventeranno dei fiori bellissimi, sembrano dei tartufi un po' schiacciati. Adesso faccio una buchetta per ciascun bulbo, abbiamo detto 7-8 cm di profondità, vado ad interrare aggiungendo ancora un po' di compost e poi alla fine una bella pacciamatura. Anche loro vogliono stare protetti in questo periodo. Il primo è fatto. Allora, una bella pacciamatura che tiene al caldo i miei bulbi, e poi metterò qualcosa per ricordarmi che questo posto è particolarmente delicato, e poi metto dei segnali per ricordarmi dove nasceranno i miei anemoni. Guarda, è tornata anche l'amica talpa qua, si fa vedere sempre l'inverno. E a gennaio gran parte del tempo lo possiamo dedicare alle potature. Si può cominciare dalle pomacee. Qui abbiamo il mio meraviglioso melo al quale sto facendo una potatura di riforma. Questo è quello che è stato fatto l'anno scorso. A gennaio mi occuperò di un'altra branca e quindi comincerò con le potature. In questo periodo si fanno potature a tutte le pomacee, quindi melo, pero, cotogno, ma si può intervenire anche sul fico, sull'olivo,
sullo, sulla vite, sul mandorlo e sul nocciolo. Questo è il mio mandorlo piccolo, laggiù c'è quello grande. Per quello grande in realtà ormai è troppo tardi per qualsiasi intervento di potatura, invece lui ha proprio bisogno di qualche piccolo ritocco. È meglio intervenire nelle potature con piccoli tagli di frequente piuttosto che andare a fare grandi riforme. Come avrete capito, nell'orto non ci si ferma mai e gennaio è già un mese della rinascita. Le giornate si stanno allungando, quindi non c'è proprio niente da fare. Dobbiamo tornare a lavorare. Grazie di aver visto il video, spero vi sia stato utile. Vi ricordo la nostra newsletter, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo presto, ciao!